tutti, amici e amiche creative, benvenuti sul mio canale. Oggi con voi volevo scoprire una tecnica che a mio avviso è tanto magica quanto semplice da realizzare, la tecnica della Mokume Gane. La pasta polimerica che ho utilizzato per questo tutorial è la pasta della linea della Keto Poly Clay perché ha una grandissima stabilità con le temperature calde. Difatti sto registrando questo tutorial nel mese di agosto, quindi in questi giorni c'è veramente molto caldo, però questa tecnica la potete realizzare anche utilizzando altre marche di pasta polimerica tipo la Fimo, la Scalpi, la Premo, la Cernit, insomma tutte le paste in commercio, purché non siano troppo morbide e i colori non si impastino troppo. Prima di iniziare vorrei condividere due accenni storici sulla nascita di questa magnifica tecnica. La tecnica della Mokume Gane è molto antica ed è correlata alle tecniche di lavorazione orafe del damasco. La realizzazione della tecnica del damasco applicata in metalli preziosi fu denominata in giapponese Mokume Gane, che significa appunto metallo dalle venature lignee. L'antica tecnica del damasco conferisce al metallo delle venature caratteristiche appunto del legno. Anche con la pasta polimerica possiamo ottenere queste venature, però in aggiunta queste venature saranno molto colorate e variopinte, appunto date dalla possibilità infinita di miscelazione dei colori. Infatti la tecnica della Mokume Gane applicata alla pasta polimerica si può realizzare in vari modi. Difatti se si fa una piccolissima ricerca sul web di questa tecnica scopriamo un'infinità di modi per ricreare l'effetto Mokume Gane. Questi modi di ricreare la Mokume Gane con la pasta polimerica vanno tutti bene, non c'è un metodo migliore rispetto all'altro. L'unica differenza sarà data solamente dai vari effetti finali che si vorranno ottenere. In questo tutorial vi mostrerò come ho realizzato la mia Mokume Gane. Ho scelto di utilizzare dei colori molto contrastanti e forti come il verde foglia e il fucsia. È uscito una miscela di colori molto particolare, infatti ho realizzato i componenti per collane e per orecchini e ho realizzato ultimamente anche questi ultimi orecchini che vi mostro velocemente. Mi auguro che questi pochi minuti di tutorial possano farvi scoprire almeno in parte la magia e la semplicità di questa incredibile tecnica. Quindi iniziamo subito!
Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi sia servito come spunto per le vostre creazioni. Se vi è piaciuto mettete un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle prossimi video che presto usciranno. Ciao a tutti amici e amiche creative e buona creatività a tutti! Si saranno accorti che stavo leggendo? Boh, non lo so. E intanto sto imparando. Abbiate pazienza, ce la farò a fare un super mega tutorial senza inciamparmi. Aiuto. Ciao a tutti, ciao.